In questo terzo e ultimo video proviamo a completare la costruzione del nostro progetto di fonte e lo facciamo esaminando l'ultimo sottosistema previsto dal modello tripartito di fonte offerto dalla mia proposta di teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte, ovvero il sistema socio-relazionale. Prima di iniziare mi prendo qualche istante per invitarvi a iscrivervi al canale YouTube e ai canali social di Intellisfera. È un modo semplice, utile e gratuito per restare informati su tutte le prossime novità e anche per contribuire al sostentamento di questo progetto e alla realizzazione di nuovi contenuti sull'intelligence delle fonti aperte. Tornando a noi, se il primo sottosistema, quello amnestico, è espressione della capacità della fonte di iscrivere, memorizzare e rievocare dati, informazioni e conoscenza, e se il secondo sottosistema, quello narrante o narrativo, è espressione della natura originaria di ogni fonte aperta, cioè della sua missione primaria di trasferire al di fuori di sé la propria conoscenza e il proprio sapere, il terzo sottosistema, quello socio-relazionale, è invece espressione della attitudine della fonte a costruire una rete di relazioni significative con entità ad essa simili, per scopo e per natura. A questa rete di relazioni diamo il nome di network delle fonti, oppure, da un punto di vista meno sistemistico e più ecologico, se vogliamo, di habitat delle fonti, ovvero a seconda del contesto di ambiente delle fonti. Se vi va di approfondire le differenze tra le due accezioni, vi rimando a una serie di 3 video pubblicati qualche tempo fa su questo canale, proprio sul tema della OSINT ambientale, dei quali vi lascio il link in descrizione. In questa ottica ambientale, appunto, il sottosistema socio-relazionale e pertanto l'attitudine sociale della fonte, ovvero il modo in cui la fonte riesce a stare più o meno bene all'interno del network delle fonti, è un aspetto di fondamentale importanza affinché sia possibile, in sede di validazione, assegnare alla fonte un determinato valore in termini prestazionali. È chiaro infatti che una fonte che è caratterizzata da un sistema amnestico potente o magari da una spiccatissima attitudine alla narrazione, poco potrà fare in quanto fonte se il suo sistema socio-relazionale non è efficace, cioè se il suo sistema socio-relazionale non è in grado di sollecitare e mantenere aperture di fiducia con entità simili, cioè se non è in grado di scoprire e tracciare percorsi sempre più articolati ed efficaci all'interno della specifica topologia che caratterizza una rete di fonti aperte. In ultima istanza, se il suo sistema socio-relazionale non è in grado di identificare ed espandere quello che possiamo definire come pubblico della fonte. Dunque, l'attitudine della fonte a saper ben stare all'interno di un network di fonti ha la medesima, se non maggiore, importanza che hanno le attitudini amnestica e narrativa espresse dagli altri 2 sottosistemi. È importante sottolineare come in questo senso non si osserva all'interno della fonte un qualche tipo di assetto gerarchico tra i 3 sottosistemi. Nessuno dei 3 sottosistemi domina gli altri 2. Piuttosto è utile ragionare in termini di centralità, laddove il sistema amnestico può essere definito come il centro della memoria, il sistema narrativo o narrante diventa il centro del linguaggio e il sistema socio-relazionale diventa il centro della socialità della fonte. Si può dunque sicuramente sostenere che i 3 sottosistemi costituiscano all'interno della fonte la struttura atomica, passatemi il termine, della rete che poi verrà replicata in modo più articolato e con dimensioni assai più vaste all'interno del network delle fonti. Ma di questo parleremo tra poco. Vediamo invece adesso cos'è che fa in pratica il sistema socio-relazionale.
Di fatto il sistema socio-relazionale ha il compito di ascoltare, di percepire tutte le istanze, dirette o indirette, provenienti dalle altre fonti attraverso il network delle fonti. Il sistema socio-relazionale ha il compito di ricevere e vagliare le narrazioni effettuate dalle altre fonti, sia le narrazioni puntuali, cioè esplicitamente indirizzate alla fonte stessa, sia le narrazioni cosiddette di broadcast, ovvero le narrazioni liberamente diffuse all'interno del network delle fonti che non hanno un destinatario predefinito. O meglio, per essere più precisi, che hanno come destinatario predefinito la totalità delle fonti idealmente presenti all'interno del network delle fonti. Questo secondo tipo di narrazione, quelle broadcasts, è particolarmente significativo. Questo tipo di conoscenza è fondamentale per la fonte, proprio perché descrive come è fatto il network delle fonti, ovvero la sua architettura topologica, la sua competenza tematica. Anche tutta questa conoscenza operazionale percepita dal sistema socio-relazionale della fonte viene conservata all'interno del sistema amnestico e rappresenta il modo in cui la fonte conosce il network al quale appartiene. E non è un qualcosa che va sottovalutato, atteso il fatto che esistono fonti la cui competenza specifica non riguarda questo o quel campo disciplinare, ma bensì proprio la struttura profonda del network delle fonti. Talvolta a queste fonti ci si riferisce anche come fonti hub, in ragione proprio della loro capacità di saper indirizzare e mettere in comunicazione fonti altrimenti distanti tra loro. Secondo un abusatissimo adagio della dottrina OSINT classica, questo è ciò a cui si riferisce quando si evoca il concetto del conoscere chi conosce. Ma perché è così importante per l'architettura del network delle fonti l'aspetto socio-relazionale? Molto banalmente perché le fonti, soprattutto se aperte, devono comunicare tra loro e per farlo devono necessariamente poter contare su vicendevoli aperture di fiducia. Ma c'è una ragione ancora più importante. Assai frequentemente, infatti, è possibile che due o più fonti, per questioni di efficienza, economicità e anche capacità di pesare maggiormente nel network delle fonti, decidano di attivare aperture di fiducia così ampie e così profonde da scegliere di condividere uno o più sottosistemi, ovvero decidere di affidarsi a sottosistemi di altre fonti, magari caratterizzati da una maggiore capacità o da maggiori prestazioni. Due fonti possono dunque decidere di condividere, ad esempio, i propri sistemi amnestici per allargare i rispettivi ambiti di competenza disciplinare. Oppure una fonte può decidere di affidarsi al sottosistema narrativo di un'altra fonte, perché questa è in grado di padroneggiare un numero più esteso di linguaggi o di lingue, e così via. Dunque, maggiore è l'attitudine socio-relazionale delle fonti, maggiori sono le possibilità che il network delle fonti avrà di innovarsi e di rinnovarsi. Appare chiaro a questo punto come il sottosistema socio-relazionale sia tra tutti quello che maggiormente influisce sulla dinamicità del network delle fonti. Ma d'altra parte ciò appare definitivamente chiaro nel momento in cui si osserva che è in massima parte proprio all'interno del sottosistema socio-relazionale che risiede quella che abbiamo sempre chiamato agentività della fonte, ovvero quella capacità, quella volontà della fonte di realizzare azioni e interazioni che sono finalizzate al raggiungimento di un determinato scopo. Uno scopo che in qualche modo consista nella costruzione o nella modifica della realtà circostante. In altre parole, appunto, della costruzione di un habitat o un ambiente che si rivelino essere sempre più adatti alla vita delle fonti. Concludendo e tornando a una visione più pratica, forse anche più tecnica del nostro esperimento di costruzione della fonte, direi che tra tutti i tre sottosistemi, forse è proprio da quello socio-relazionale che conviene partire quando si progetta una fonte.
Dopotutto, il centro della socialità sembra essere quello più rilevante, forse quello irrinunciabile, all'interno di ogni tipo di struttura, di network, di habitat, di ambiente che abbiamo conosciuto e che conosceremo. Grazie per essere arrivati fin qui, aspetto con piacere i vostri commenti al video, qui o sulle altre piattaforme sociali di Intellisfera, e vi do appuntamento ai prossimi contenuti. A presto.